Buongiorno, buongiorno. Oggi è il 1° di settembre e questo è il nostro, ormai è diventato il nostro appuntamento ogni 13 giorni. Ciao, E... Ciao Donato. Io sono Shams con Donato, vogliamo raccontarvi come sempre la nostra visione dei prossimi 13 giorni, che energie si muoveranno, che cosa succede. Questi sono 13 giorni molto particolari perché oggi è il giorno 1, drago rosso magnetico, quindi entriamo nell'onda del drago. E io voglio semplicemente, prima di lasciare la parola a Donato, che vi racconti che cosa ci porta questa onda, leggervi questo mantra. Io unifico per nutrire, attraendo l'essere. Sigillo l'input della nascita con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Sono un portale di attivazione galattica. E adesso passo a Donato che ci racconta che cosa ci portano questi 13 giorni nello stalking. A te Donato e buon ciao a ascolto. tutti, ciao, benvenuti. Solito consueto appuntamento con la nostra visione per l'onda incantata, nuovissima che si sta appunto aprendo proprio oggi. Oggi è importantissimo, è un giorno, diciamo, come di festa perché entriamo in questa nuovissima energia ripartendo dal glifo numero uno, che è appunto il drago magnetico, come diceva Shams poco fa. E qui in pratica avviene una specie di ritorno importantissimo verso proprio l'essenza, verso il ventre di quella madre profonda che è la terra, che appunto da lì poi nacque e il sogno si dipanò per fuoriuscire e partorire, diciamo, il sogno dell'umano, ecco. E qui siamo nella prima colonna, quindi avvenuto questo parto, perché lo Tzolk'in appunto dura quasi 6 mesi, 260 glifi, lo abbiamo chiuso proprio ieri, quindi è un ciclo totalmente nuovo. E qui si ritorna proprio al mistero, diciamo al custode dei misteri, a colui che iniziò appunto questo sogno dell'essere, cioè di essere, di essere quello che si è realmente nella propria essenza, nelle viscere, proprio dalle viscere della terra, dal mistero racchiuso lì nel nucleo, in quel nucleo dove tutto deve ripartire, fondamentalmente, perché appunto si parla di nuovo inizio, si parla di nascita, si parla di proposito. Io consiglio a tutti voi oggi di, diciamo, incanalare bene la propria volontà per cominciare appunto a trovare il percorso di questo nuovo Zolkin intero, di questo nuovo computo, di questo spin galattico che appunto inizia da oggi, quindi una grandissima festa. Io da dragone cosmico, quindi sento molto e sono molto emozionato, quindi per ora niente, vi ripasso adesso la palla a Shams, che lei fa comunque la sua visione ovviamente dal suo lato egizio e dai suoi oracoli meravigliosi. Ok, a più tardi, che poi vi parlo un po' io di nuovo. Un bacio. Grazie, grazie Donato, grazie Dragone. Bene, quindi oggi è proprio giorno 1, siamo nella Vergine e proviamo a vedere questa rinascita, che cosa gli oracoli oggi ci vogliono consigliare per questi 13 giorni. Qual è l'energia che andremo a muovere, che andremo a incontrare e prenderemo la nostra decisione di quello che vorremmo fare. Intanto l'essenza di tutta questa onda, nell'alzata dei miei oracoli, dice che c'è da portare ordine, c'è come da riportare tutti quei mattoncini che abbiamo veramente in un ordine perfetto, come mettere giù le 4 colonne
prima di costruire una casa o le quattro colonne del tempio, come dico io, e poi piano piano rimettere tutto a posto. Noi dobbiamo ricominciare da capo, ma c'è bisogno di rifare un attimo un punto, quindi fermarsi e vedere dove, che cosa vogliamo fare. E se faremo questo in questi 13 giorni, noi saremo in grado di essere in connessione con tutto, quindi essere in connessione sia col cielo che con la terra, quindi unire veramente, come dico sempre io, nel nostro cuore, nel nostro cristallo, eh, tutte queste connessioni, quindi della madre terra, terra, vento, fuoco, tutto. Ok? Questa è l'essenza di questi 13 giorni. Andiamo a vedere cosa ci dicono in specifico. Eccoci qua. Eccoci qui. Bene, allora, questi 13 giorni ci portano a vedere le cose da un altro punto di vista. È come se proprio questo rimettere questo ordine, che è un ordine sia materiale, sia cosmico, sia dentro di noi, di tutto quello che abbiamo, ci porta a vedere le cose da un'altra angolazione, a vedere qualcosa che fino a questo momento non avevamo ancora realizzato molto bene, ma che in questo momento è assolutamente chiarissimo. Se vi ricordate l'altra onda è stato come riconoscerci chi siamo, cioè io spero che abbiate visto e vi siate riscoperti e abbiate capito qual era la vostra strada. E questa onda ci dice tutto quello che hai visto oggi, giorno 1, cambia quell'opinione, stai vedendo da un altro punto di vista, è come se aveste cambiato angolazione, se foste seduti da un'altra parte e qui c'è da portare veramente un grande taglio, qui c'è da darci permesso di, ehm, di cambiare, di fare le cose diversamente, di lasciare andare tutto quello che è stato prima e darci permesso di crescere, di vedere le cose, di iniziare a camminare su un'altra strada, su degli altri sassolini, su qualcosa che veramente vogliamo vedere. E cosa ci dice? Attenzione, attenzione a non lasciarci prendere da tutto quello che è esteriore, da tutto quello che ci mostrano e mostrano tantissime facce che sono meravigliose, ma andate nell'essenza, andate nel cuore, guardate qual è quel cuore. È lì che c'è la risposta, non in quello che vi mostrano, in quanto dicono quanto siete belli, quanto siete intelligenti, ah, voi quanti doti avete, guardate, sentite, fermatevi e sentite veramente quella persona che avete davanti cosa vi sta dicendo. E a quel punto ritornate al vostro potere, a quel punto riuscite a, dentro di voi, a trovare quella creazione, cioè trovare dove volete mettere il vostro progetto e ad andare verso quel progetto, che è quello che vi dicevo l'altra volta, quel segreto che custodite dentro di voi, quella cosa che tanto volevate fare, ma che non avete mai avuto il coraggio di osare. Questo è il momento di osare, perché se voi fate questo cambio e non vi fate prendere da tutto quello che è esteriore, a quel punto potete lanciare nel mondo quello che veramente vi sta veramente a cuore, seguire quel segreto, quella grande emozione che vi dà quel progetto che avete dentro, che avete sempre voluto fare, ma che non avete mai avuto il coraggio di fare. E a quel punto siete in connessione col tutto, quello che dicevo prima. A quel punto avete le connessioni sia col cielo che con la terra e semplicemente dovete innaffiare, dovete ringraziare, dovete onorare dove siete, chi siete, la persona che siete. Questa è la cosa più importante. E rimanere semplicemente centrati, rimanere fermi. Quando io dico fermatevi, mi fermo, sto qui e respiro
e aspetto, non devo correre, non c'è nessuno che ci corre dietro, tutta questa fretta di arrivare, di fare, di uscire. Fermatevi, perché se io mi fermo in quel momento, fluisco tra cielo e terra e il mio diamante con il mio cuore si apre e può risplendere dei suoi colori e posso sentire il suo suono. E a quel punto voi ritrovate chi siete, ritrovate che cosa avete in mano, quante cose già sapete che non avete bisogno di andare a cercare in giro, perché sono dentro di voi queste, ok? E lasciate veramente andare il giudizio, tutte le persone che vi hanno giudicato, tutto quello che voi pensavate di non essere in grado di essere legati, a quel punto vi date il permesso di andare oltre. E dandovi il permesso di andare oltre, a quel punto voi avete il coraggio di osare, quando vi dico di saltare quella staccionata e di andare al di là di quella staccionata. E a quel punto sì che la vostra macchina, il vostro intento prende il via, capite? E va oltre. E a quel punto, quando prende il via, non abbiate quello che vi ho detto prima, non abbiate fretta di correre, non mettetevi a correre, non fermatevi, cercate veramente dove il vostro piede si deve appoggiare, dove è sicuro, dove vi sentite comodi. Dopo aver avuto il coraggio, dovete sentire dove quella vostra macchina può andare. E quando avrete visto esattamente chi può camminare con voi, dove veramente volete mettere i vostri piedi, a quel punto voi potete iniziare nell'ultimo giorno dell'onda, che sarà il 13° giorno, a camminare esattamente dove voi volete essere. Cioè questi 13 giorni vi danno la possibilità veramente di vedere da un altro punto di vista, di cambiare con l'opinione, quindi di darvi il permesso di fare quel cambio che tanto volevate fare, di seguire quell'idea che avevate dentro, quell'idea che tanto vi diceva cosa posso fare, cosa posso seguire, quello è il mio segreto, ma no, non me lo posso permettere, ma no, poi questo dice così mia mamma, mio babbo, la mia amica, io, la vostra voce, quello che vi dico sempre, la vostra voce, quello che voi avete dentro, non c'è nient'altro, nessun maestro che vi può dire cosa è giusto e che cosa non è giusto, è la vostra voce, il vostro sentire. Quindi sentite profondamente e datevi il permesso nel 13° giorno di iniziare questo cammino. Questa volta ho deciso, visto che è il giorno della nascita, e che questa notte c'era il mio Sirio e il mio Orione in cielo che sopra la mia casa, di scegliervi una delle carte del Sole e della Luna per questi 13 giorni. Il tradimento. Quanto vi tradite? Quanto invece dovete accettarvi per come siete? Quanto invece rimanete dietro questa maschera che vi dice che tutti vi tradiscono, ma quanto siamo noi i primi a tradirci? Quanto siamo noi i primi che tradiamo la nostra essenza? L'essenza che dovete ritrovare è sentire l'essenza che si muove, ma l'essenza di questi 13 giorni, di questa rinascita che dobbiamo ritrovare e che vi chiedo veramente di farlo dal profondo del vostro essere, è non traditevi, fidatevi di voi, andate oltre e sentite quanto siete meritevoli di tutto quello che avete intorno, onorandolo ogni giorno. Io vi ringrazio moltissimo, spero di esservi stata utile e passo la parola a Donato. Grazie, vi amo. Eccoci qui. Dunque, allora, ora vi mostrerò un attimo la mia visione interpretativa, una, diciamo, veloce carrellata attraverso questi glifi che affronterà questa onda del drago, partendo appunto da oggi, in cui ci è richiesto di tornare veramente in coerenza totale a nutrire
quel sogno primario di chi vorremmo e di dove vorremmo manifestarci. Quindi essenza, purezza e assoluta cura nel proposito che vogliamo attrarre, che vogliamo magnetizzare. Attraverso questo proposito dobbiamo però affrontare appunto alcune questioni che riguardano soprattutto tutto ciò che sentiamo, tutto il chiacchiericcio di sottofondo, quello che non ci risuona e noi interpretiamo molto come una sfida, diciamo, che è soprattutto verbale. Dobbiamo assolutamente non farci confondere e stare veramente nel silenzio interiore della nostra mente, fedele a ciò che realmente dobbiamo sviluppare per arrivare all'essere, essere semplicemente. Attraverso questo noi ritroviamo veramente quella pace interiore che ci apre al servizio appunto di quello che prima era nascosto e quello che il nostro inconscio nascondeva per poter appunto proseguire nel riuscire a trovare la forza e anche il coraggio di portare a frutto e in un certo senso piantare un nuovo progetto, un nuovo intento che avrà bisogno di prendere forma, sì, ma solo al momento giusto. Dopodiché questo progetto inizia a prendere una direzione perché è stato appunto risognato, rianalizzato nel focus giusto, verrà appunto finalmente portato a prendere una direzione che sarà come una sorta di iniziazione, sarà proprio una spinta molto istintiva verso un cambio repentino con tantissima forza e tantissimo coraggio, appunto. Solo qui si riuscirà a trovare il giusto equilibrio che farà sì che riusciremo a trovare quel canale, quella via, quel ponte che ci fa intanto immaginativamente, ci fa chiudere con quello che pensavamo di essere, quello che realmente siamo, per poter appunto realizzarci nell'essenza e nella coerenza di ciò che veramente siamo e vogliamo diventare. Per fare questo c'è assolutamente bisogno di tanta concentrazione ed anche intelligenza, diciamo mente pulita, che va a, diciamo, guarire tutto ciò che di sbagliato ci passa per la testa oppure che ci si presenta davanti agli occhi. Tutto questo verrà assolutamente spazzato via, mantenendo salda questa idea di trasformazione e questa realizzazione che è il nostro scopo fondamentale ed è la guarigione fondamentalmente di quello che siamo. Facendo ciò abbiamo anche la possibilità di ritrovare e reintegrare ciò che fino adesso non accettavamo, diciamo di noi, anche di quello che non ci piaceva e accetteremo tutto. Accetteremo tutto perché sappiamo che non c'è niente di bello, diciamo, esteriore che poi non abbia una fondamenta, diciamo, pura e essenziale, diciamo, genuina. E solo qui potremo splendere della reale bellezza che emaniamo e verremo appunto
richiamate ad integrare un'ultima volta questa, questa interpretazione di nuova bellezza, ecco, e di nuova creatività che ci vuole assolutamente per diventare quello che vogliamo. Attraverso di questo poniamo un'intenzione proprio anche di pulizia interiore, emozionale, che va nel profondo di tutto quello che è molto delicato, di tutto quello che è passato, di tutto quello che ci ha sempre ferito, ci ha sempre smosso l'emozionale, e qui noi siamo pronti anche qui ad affrontare questa pulizia profonda, emozionale, nella convinzione appunto poi di manifestare quell'amore autentico interiore che abbiamo verso noi stessi e che quindi dopo possiamo mettere sul palcoscenico per andare anche verso gli altri, perché se prima non abbiamo pulito il nostro emozionale, non possiamo amarci e quindi non possiamo neanche permetterci di amare gli altri e di aiutarli. Dopodiché qui abbiamo il confronto con quello che fa più paura, è quello che non ci aspettavamo probabilmente, ed è come una specie di fulmine che potrebbe sicuramente sconvolgere i nostri programmi, potrebbe scoraggiarci un attimo, però siamo certi che questo cambio era assolutamente utile per affidarci in toto a quello che la realtà che si nasconde sotto la matrice è in realtà identica a quella del sogno iniziale, cioè a quello che siamo noi. Quindi cerchiamo di non farci anche confondere da un'eventuale sconfitta o cambio di programmi. Tutto questo per ritrovare questa saggezza e questa sicurezza propria, di libertà personale, che finalmente può essere incarnata e portata sul piano fisico, e assolutamente quindi nel lasciare il sentiero, nel finalmente arrivare al traguardo o comunque allo spostamento di se stessi, di un'idea, di un principio che ora è pronto ed è assolutamente diciamo nutrito a tal punto da poter trovare quella sicurezza, quella agibilità nello spostare un intento, nello spostarsi nel tridimensionale, nello spostarsi nel mentale, nella quarta dimensione. Dopo qui trascendiamo assolutamente tutto e nel finale, appunto, nell'onda, con questo viandante di cieli cosmico, riusciamo ad essere totalmente nella carne quello che inizialmente abbiamo riportato alla memoria ancestrale primeva. E quindi siamo pronti per portare questo messaggio, siamo pronti per lasciare il conosciuto, per spostare la nostra visione e la nostra manifestazione fisica e comunque energetica, spirituale. Perfetto, questa era la mia vision, la mia interpretazione di questi 13 archetipi che attraverseremo quest'anno. E quest'anno, buonanotte, scusate, questa onda di 13 giorni. E per chiudere vi volevo, come l'altra volta, questa volta leggere l'archetipo, appunto, che è il poema cosmico che appunto José Argüelles
Valun Votan aveva canalizzato per questo glifo, per questa energia numero 1, che è la forza primeva, il drago rosso. Io sono la forza primeva codificato dal drago rosso. Il mio numero è 1, l'unificazione dell'essere primevo. Io sono l'antico dei giorni, entro nel tuo universo attraverso il primo portale della luce. Detengo la memoria dell'essere cosmico all'interno della fonte primeva. Il luogo di nascita è il campo di gioco degli Star Maker e Star Master. L'eternità è il mio copricapo. Io do vita ad ogni forma, nutro compassione per ogni essere vivente, risvegliando in esso un'essenza custodita in ogni genesi ciclica delle mie origini. Conoscermi è osservare la matrice primeva, e se mi incontri sarà solo sotto forma di un mistero che riflette te stesso e che ti chiama per sempre. Benissimo. Questo è, diciamo, tutto per questa onda. Io vi auguro tantissima luce, tantissimo ritorno di memoria di tutto ciò che siete realmente, di quello da cui dovete ripartire, mi raccomando, e ritorniamo ad essere i dragoni e di noi stessi. Un Vi bacio. saluto e vi Saluto anche auguro Shant tanto cuore dall'Egitto. in questa onda, tantissimo cuore e che l'essenza, veramente possiate trovare l'essenza che è dentro ognuno di voi. Vi ringrazio tantissimo, vi ringraziamo di averci ascoltati e speriamo di esservi sempre utili e vi mandiamo 1000 baci. Alla prossima. Ciao, alla Grazie mille. prossima. Ciao, Ciao, ciao. buono spin galattico, ciao.